Carissimi, in questo nuovo video vi presento un altro sistema per girare video oppure andare in streaming in multicam. Il sistema della Logitech, vi ricordate, noi siamo praticamente arrivati da Switcher Studio, vi ricordate, poi siamo passati per Director Pad della Cinemaker e poi siamo giunti fino alla conoscenza di Rec & Go, un altro ovviamente sistema di multicam, fino ad aggiungere al piccolo Manicam. Ecco, questi ultimi tre sono dedicati sia a iOS che ad Android, invece Visual Studio è solo su sistemi iOS. Io sto girando questo intro con Logitech Mevo Multicam. La prima limitazione è questa qua, vedete? È non si può bloccare l'esposizione, infatti vediamo quando metto la mano chiaro scuro davanti alla ripresa, e questo è già una cosa negativa per me. Poi sarò io che non sarò in grado di utilizzarlo, però anche se possiamo variare l'esposizione sui nostri punti di ripresa, la cosa non cambia, almeno fino adesso. Poi ci studieremo e vedremo se questo problema se ne va. Perché i punti di ripresa? In primis questo sistema nasceva per le videocamere Mevo, quindi erano piccole videocamere che adesso le vedremo, che costavano abbastanza e l'applicazione girava con quelle videocamere lì. Ora, con gli ultimi aggiornamenti si può utilizzare anche lo smartphone. Ovviamente se comprate le videocamere dedicate non pagate abbonamenti annuali, ovviamente se volete utilizzare il vostro smartphone c'è un abbonamento annuale, anche se è meno costoso di tutti gli altri che abbiamo visto. Bene ragazzi, è il momento per iscrivervi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Andiamo a vedere questo Mevo Multicam app, ovviamente il banco di regia e poi le applicazioni che girano sugli smartphone della Logitech. Quindi andiamo subito a dare un'occhiata. Ovviamente devo cliccare sullo schermo perché non funziona con il banco di regia della Roland. Diamo un'occhiata al sito, vedete il sito è questo qui. Le videocamere ce ne sono, mi sembra, di diversi tipi. La prima è questa, vedete questa videocamera qua, e quindi questa potete utilizzarla con questo sistema di regia. Il costo, dunque, Buy Now, compriamola subito. Questa è un altro tipo e costa, mi sembra che costi 499 euro. Ma sono dunque Mevo, ragazzi, non sono a buon mercato, non sono a buon mercato, ma qua sopra videocamera ce n'è un'altra, aspettate un attimo, Mevo Start, forse questa qua, eccola qua, questa qui, vedete, questa qua che io avevo visto ai tempi. Ok, tre videocamere costano oltre le 1400 euro, quindi va da sé che non so se è una cosa conveniente. Mentre qui vedete nelle app abbiamo le app che ci interessano, sono sostanzialmente due. Allora, la prima è ovviamente la Multicam, che si occupa di girare sui tablet o sui banchi o sui tablet, sui smartphone, e poi Movie Go. Allora, questa qui Multicam, vedete, eccola qua, ve la faccio vedere in anticipo così, è compatibile, vedete, con tutti e due i sistemi, quindi Android e iOS, quindi abbiamo la piena compatibilità. La seconda invece è quella che ci serve per trasmettere, per far diventare ovviamente un punto di ripresa uno smartphone, Android e iOS che sia, ci serve questa applicazione qua. Non c'è scritto qua sotto forse l'abbonamento, ma c'è scritto, eccolo qua, invece c'è scritto proprio qua sotto, vedete, qua sotto abbiamo proprio gli abbonamenti scritti. Allora, al mese sono 19 euro e all'anno sono 149, quindi molto più leggeri e molto più diciamo a buon mercato degli altri che abbiamo visto, specialmente dire che non Rec & Go ma Cinemaker, che mi sembra che costi sulle 400, una cosa del genere. Però è anche possibile provarli per 2 settimane, quindi potete non abbonarvi se volete provare. Adesso non so se è lo scherzetto di Switcher Studio vale lo stesso, adesso non lo so, però lo potete provare per 2 settimane e non c'è nessun logo sulla registrazione, almeno io sto registrando con questo, quindi non c'è nessun logo.
A questo punto cosa facciamo? Innanzitutto direi di andare a dare un'occhiata al banco di regia e nelle sue parti. Molto semplice, ok? Molto semplice diciamo, la sua composizione, non è niente di strano, diciamo semplicissimo, ecco, però bando alle ciance, andiamo a vedere. Allora, lanciamo il banco di regia, ok? Come vedete adesso è già acceso il microfono, ok? dell'iPad. Vi faccio subito vedere, se andiamo qua indietro, ovviamente possiamo andare nelle impostazioni che sono qui sotto, ok? Quello che ci interessa a noi è andare, se volete registrare col microfono dell'iPad, cioè col sistema iPad, oppure con un tablet ovviamente Android, abilitare l'audio ovviamente del vostro sistema, dovete andare in prima di tutto qui sotto, vedete qua in questo più, in questo simboletto qua ci sono tutte diciamo i componenti che potete mettere, media, picture in picture anche, e le varie videocamere eccetera eccetera. Dobbiamo andare qua in audio ed abilitare ovviamente la voce che volete utilizzare, l'audio del vostro sistema, cioè in questo caso il sistema dell'iPad, se no dovete ovviamente agganciarvi all'audio del vostro smartphone. Come dicevo, andiamo indietro. Come dicevo, qua ci sono delle impostazioni, ma quelle che poi a noi ci servono sono ben poche, ok? Sono i tipi di transizioni, quindi possiamo usare il tipo di transizioni, possiamo utilizzare tutte queste, ok? Vedete che sono abbastanza, sono tante, ok? Si torna sempre indietro con la freccetta. E poi abbiamo la qualità, la cosa importante è la qualità della, diciamo di quello che proviene dai nostri dispositivi. Ok, qualità di ingresso. Ovviamente più andiamo in su, più consuma più ovviamente giga, più diciamo il sistema rallentano, eccetera, eccetera. Quindi bisogna sempre tener conto di queste cose qui. E poi abbiamo la latenza che impostata su standard per me va benissimo, visto che anche l'audio è abbastanza sincronizzato, poi ve ne siete accorti in questo video, sperando che vada sempre bene perché sto registrando ovviamente anche lo schermo, ok, sull'altro iPad, quindi sto proprio registrando con diciamo proprio questo sistema, ok, tutto il tutorial, quindi speriamo che vada bene. Ovviamente per accedere alle funzioni diciamo poter inserire le videocamere bisogna per forza registrarsi, ok, si va qui e non si fa altro che o loggarsi con il login che abbiamo già creato oppure crearne un altro, quindi vabbè non ve lo sto a vedere che è molto semplice, ok, basta loggarsi o crearne un altro e poi confermare le mail, diciamo che le cose più o meno sono le stesse. Qua sotto le due pennette sono questa, se è presente ovviamente una videocamera, e qua se sono presenti dei media che abbiamo caricato. In prima cosa adesso ovviamente vi voglio far vedere ovviamente come si va a installare, diciamo a collegare, ok? A una videocamera, cioè uno smartphone che non sia ovviamente una videocamera della Mevo, ma un iPhone o Android. Io l'Android mi sta, l'Android, il smartphone Android mi sta riprendendo e io ovviamente andrò a far sì di configurare, ok, accoppiare il mio XS, ok, a questo banco di regia. La cosa è molto semplice perché adesso, ovviamente, perché adesso vi faccio vedere come si fa. Come facciamo quindi a connettere il nostro smartphone al banco di regia? Molto semplice, scaricate ovviamente l'applicazione Mevo Go, clicchiamoci sopra e abbiamo le tre scelte. La prima ovviamente è collegarla come videocamera, quindi video e audio. La seconda come schermo, quindi possiamo condividere il nostro schermo, sia Android che iOS. E la terza solo come dispositivo audio. Come si fa? Andiamo innanzitutto a switchare ovviamente il nostro banco di regia, andiamo, vi faccio vedere di nuovo, andiamo indietro, andiamo su più e ci richiamo qua sotto, proprio dove c'è la voce Mevo Go. Ecco, qua vede ovviamente anche il mio Samsung e ovviamente lo schermo dell'iPad stesso, diciamo in esecuzione, ma non si può connettere.
Clicchiamo su la prima voce e qua vedete che tra poco apparirà ovviamente ehm, diciamo proprio il simbolo di connessione. Abbiamo ovviamente anche qui la possibilità di andare a mettere, poi adesso vedremo, fronte e retro la nostra videocamera. Andiamo su Connect, schiacciamo qua sotto e vedete che qui praticamente avviene il miracolo, ok? Abbiamo ovviamente la nostra videocamera connessa. Una cosa che ci tengo a dire, non possiamo utilizzare la videocamera stessa del nostro iPad, non possiamo utilizzare la videocamera interna. Questa è veramente una cosa abbastanza, come dire, non tanto carina. Andiamo ora a vedere in dettaglio i pochi comandi che mette a disposizione l'applicazione Mevo Go. Allora mi avvicino, vedete sotto i tre puntini, riclicchiamo sopra e abbiamo ovviamente la possibilità prima di tutto di andare a mettere, ecco, questa non è disponibile perché sono in frontale, benissimo. La seconda, ovviamente, abbiamo la possibilità di andare a spostare l'esposizione, ok? La terza, ovviamente, ci dà la possibilità di andare a switchare fotocamera anteriore e posteriore, e qui finalmente abbiamo l'autofocus che possiamo ovviamente andare sia a mettere in manuale per poter ovviamente utilizzare la messa a fuoco appunto in manuale. La terza iconetta abbiamo lo zoom, la quarta iconetta abbiamo la possibilità di mettere in stop, vedete che adesso sul banco di regia si è stoppata ovviamente l'entrata audio. E la terza abbiamo le impostazioni. Ecco, le impostazioni di rilievo anche qua sono, vabbè, possiamo cambiare il nome alla nostra videocamera, possiamo mettere una password e qui possiamo andare a cambiare diciamo le impostazioni di sistema. Ecco il tap to zoom. Cos'è il tap to zoom? Andiamo indietro, usciamo dalle impostazioni. Il tap to zoom è questo: se io tappo, vedete, una volta sola, abbiamo uno zoom sullo schermo e posso ovviamente decidere col PC to zoom come fare, quanto deve essere grande. Quindi questo per fare ovviamente uno zoom proprio su un particolare oppure su una persona. Ecco, la cosa ovviamente, ricordatevi, siamo a 1080, quindi lo zoom, ma non so se è una cosa che poi serve. Per ritornare a schermo intero basta dare un piccolo zoom e qui torniamo tutto ovviamente indietro. Andiamo a dare ok e qua abbiamo l'occhetto per poter bloccare tutte le nostre funzioni. Clicco lungo e si blocca. Per sbloccare queste funzioni cosa devo fare? Cliccare una volta lungo ancora finché non riappare gira il cerchio finché non appare di nuovo la X, cioè la X, i tre puntini, per andare ovviamente a modificare nuovamente, ok, il nostro parametro, la nostra videocamera. Ecco, avete visto come è facile inserire una videocamera, diciamo un punto di ripresa, punto di ripresa su questo banco di regia. Andiamo a esaminare adesso molto velocemente gli altri elementi. Andiamo a vedere ora gli altri elementi che compongono il banco di regia. Sempre nel segno più, vedete abbiamo sempre il segno più, possiamo andare a inserire una videocamera, e questa riguarda proprio le videocamere, diciamo, della sezione Mevo, quindi dovete avere una videocamera del genere, oppure abbiamo la sezione media. Abbiamo diciamo, queste quattro possibilità. La prima, possiamo andare a mettere un testo a tutto schermo oppure una schermata. Se io vado qua sotto posso andare a caricare ovviamente una foto, ok, a tutto schermo. Ecco, il coniglio pasquale direi di no. Ecco, prendiamo la nostra amica, sempre la nostra amica Federica, la mettiamo qua a tutto schermo. Adesso io vado qua e quindi posso anche andarci a scrivere, ok, se io ci scrivo dentro qualcosa. Abbiamo tutte le varie cose per il testo, vedete, per poterlo posizionare, ok, quindi abbiamo, ecco, questi valori qua sono gli stessi che troviamo poi negli altri diciamo elementi, ok, quindi vado a dare così qui, ok, lui lo memorizza e a questo punto io posso andarlo a inserire sul banco di regia. Ok, cliccando sopra, vedete, viene presente visto qua. Ecco, abbiamo qua la videocamera,
ok? La videocamera l'abbiamo qui, quindi dobbiamo andare per andare a switchare la videocamera dobbiamo andare qua sopra, ok? Quindi abbiamo le due cose separate. Nei tre puntini abbiamo la possibilità di andare a modificare o eliminare il nostro elemento, tutto qui. Andiamo di nuovo in più, andiamo di nuovo in media, il secondo, invece sono titoli, proprio il titolo, ok, classico, e abbiamo anche la possibilità di andare a fare due linee, due righe, ok, mettendo qua vedete viene fuori un'altra riga e quindi ci mettiamo. Non possiamo cambiare colore, non possiamo cambiare colore, possiamo andare solamente a mettere nero o bianco, ok, il nostro testo, non abbiamo la possibilità di cambiare il colore. Però abbiamo la possibilità di andare a cambiare il colore di fondo e qui ovviamente andare a caricare un'immagine, ok, un'immagine e l'immagine dove andrà a finire? Mettiamo questo, va bene così, ok. L'immagine va a finire da una parte e per disabilitare questa immaginetta qua è questo tasto qua, vedete, disabilita questa immagine. Vado a fare, ecco anche qua abbiamo le stesse cose, ok, la stessa cosa di posizionamento del nostro testo, no non ce l'abbiamo il posizionamento, questo va solamente lì. Ho detto una castronata, andiamo a fare salva, ah è qua, che scemino qua, vedete, questo è sullo schermo, dove dobbiamo posizionare il nostro titolo. Vado anche qua e qui verrà generato, ovviamente può andare in sovraimpressione, ok? Ok, vedete va in sovraimpressione dell'immagine che abbiamo appena messo. Di nuovo più, di nuovo media, terzo, questo invece è un titolo a tutto schermo, ragazzi, non so perché è la stessa cosa di quello di prima, e abbiamo ovviamente qua la trasparenza, possiamo andare a mettere un'immagine anche qua a tutto schermo, mettiamoci un po' questa, ok, qua abbiamo la cosa di poter ovviamente andare a fare una specie di angolazione, qua abbiamo anche qui le stesse cose, quindi non, diciamo che più o meno sono le stesse identiche cose, qua abbiamo il testo, dall'altra parte non c'era questo, no scusate ho sbagliato io, questa non è un'immagine, è un'immagine intera ma quadrata, quindi con il titolo ovviamente in sovraimpressione, quindi è diversa da quell'altra che era proprio fatta a titolo, quindi ecco ricordatevi che dobbiamo andare a spegnere e accendere ovviamente quello che vogliamo inserire, ok? Quindi di nuovo più, andiamo di nuovo in media e l'ultima, ok, è la parte del logo, possiamo inserire un logo all'interno, ecco ci inseriamo il casatiello che abbiamo fatto, quindi se andate in più vedete subito che questo viene inserito come logo, anche qua abbiamo le stesse cose, quindi non, diciamo, ragazzi, questo sarà per la trasparenza, quindi se ho ah no, scusate, qua andiamo a prendere l'immagine, sapete, io lo sto vedendo quasi per la prima volta con voi, andiamo qua e quindi il logo è questo, un loghetto, proprio il logo. Come funzione interessante, sicuramente abbiamo il picture in picture, andiamo a selezionare la videocamera, ok, diamo ovviamente la conferma e l'abbiamo qui. E qui abbiamo diversi parametri, ok, a parte vabbè, il poter cambiarci il nome, andiamo dall'ok, abbiamo diversi parametri. La cosa bella è che possiamo andare anche a fare a mano libera, ok, sia la grandezza, ok, della nostra ripresa sia il posizionamento, altrimenti viene tutto in automatico, sempre dato da questi tasti. Qua abbiamo anche la possibilità di andarlo a fare forma di cerchio, ok? Molto carina questa funzione qua. E qui ovviamente abbiamo la possibilità di andare a posizionare, ok? La nostra videocamera, la nostra picture to zoom dove vogliamo, quindi abbiamo queste zone qua già prestabilite. E qui abbiamo sotto abbiamo la grandezza, poi abbiamo ovviamente la possibilità di andare a fare qui è il bordo, mi sembra di sì, quindi così, il colore del bordo se vogliamo cambiarlo, molto, molto semplice, ok, molto molto semplice, molto semplice. E qui abbiamo, ok, qui sotto resettiamo ovviamente tutti i parametri.
ok, vado a dare ok, e a questo punto posso andare ovviamente a fare un picture in picture in questa maniera. Possiamo ovviamente avere anche un'altra fonte video, ok? Ovviamente dare il pitch to, viene a dire pitch to zoom, il picture in picture ovviamente con una fonte video. Andiamo in più di nuovo e come ultima cosa c'è l'audio, quindi possiamo andare ad inserire ovviamente anche penso un audio esterno. Allora no, abbiamo i due audio, sia questo che è quello che proviene dallo smartphone, che questo. Audio esterni non ne possiamo inserire, penso possiamo inserire con i media, no, neanche con i media, quindi audio esterni non se ne può inserire. Quindi ragazzi, avete visto, molto semplice il suo utilizzo, molto semplice, niente di che, ok? Abbiamo le funzioni basilari, ok, per far sì che il nostro live ovviamente abbia effetto. Andiamo a vedere l'ultima parte, come andare in live e come registrare. Come ultima parte andiamo a vedere ovviamente come si può andare in live. Ecco qua ovviamente abbiamo la parte live, vedete, dove possiamo andare a inserire ovviamente i nostri social preferiti. La stessa cosa, si mette, ci collega e poi si va in ovviamente in live. Abbiamo anche la possibilità però di mettere ovviamente il nostro fatitico RTMP, quindi possiamo andare a inserire il server per poter trasmettere dove ci pare e piace, quindi questa è una cosa molto carina. Poi abbiamo la registrazione, ok, la parte di registrazione che si avvia qua sotto, che la registrazione si avvia qua sotto, e qui abbiamo tutti i parametri della registrazione, che sono, la prima cosa è la qualità, quindi possiamo andare a cambiare la qualità di registrazione. Ovviamente possiamo anche andare a vedere qui quanto spazio abbiamo sul nostro sistema che stiamo utilizzando. Questa voce qui registra sul dispositivo, adesso non so se registra sullo smartphone, no, registra sul dispositivo questo qua, quindi se non do registrazione sparisce anche dal record, quindi va bene così. Quindi abbiamo praticamente diciamo questa molto semplice, ok. Fuori, ragazzi, non ho capito bene questa funzione qua, può darsi che se io vada a, diciamo, a collegare un'altra fonte video viene vista qui, ok, quindi potrebbe essere, qua ci sono le password perché non ovviamente esca dall'iPad, quindi niente di che, ok, diciamo che è una cosa molto semplice. Ok, diamo un piccolo sguardo al mixer e poi terminiamo questa recensione. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla parte audio del nostro mixer, molto semplice, vedete qua abbiamo la parte master, qua abbiamo la parte ovviamente che arriva dall'iPad e qua la parte che arriva da una ovviamente fonte collegata, una videocamera. Qua abbiamo la possibilità di andare a togliere il monitor. Qui abbiamo i mute, ok, possiamo mettere in mute tutto, anche l'iPad stesso, e qui abbiamo ovviamente la possibilità di andare a regolare il volume di entrata. Cliccando su questa piccola freccetta vediamo qua quanto abbiamo di risorse, quindi molto carina questa parte qui, molto semplice da utilizzare, direi che è un'applicazione molto semplice, molto semplice. Bene ragazzi, avete visto, è molto semplice come blocco di regia, molto semplice anche negli elementi che si possono ovviamente caricare e mettere ovviamente in onda o registrando un tutorial. L'unica peccato per la possibilità di non bloccare l'esposizione, che questo chiaroscuro ovviamente è fastidioso sicuramente anche in studio quando abbiamo delle luci. Però visto che è anche a buon mercato, perché 149 euro all'anno sono pochi rispetto agli altri sistemi che abbiamo già visto. Se volete condividere questo video con i vostri amici mi fate crescere e informate anche loro ovviamente su questa nuova piattaforma, okay? Questa nuova applicazione che è dedicata all'Android e iOS. E in ultimo, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e se volete ovviamente azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Gennaro.